Hey Riders e benvenuti dal vostro Mad Horse. Gli appuntamenti con le fiere motociclistiche sono sempre più vicini e già iniziano a trapelare indiscrezioni, come la Transalp paparazzata alla Hut e vere e proprie conferme come nel caso dell'Africa Twin 1100, che svela le colorazioni 2023 e altre che fanno battere il cuore agli appassionati del tassello e della ruota da 21, come nel caso della Suzuki V-Strom 1050 DE, l'ultima arrivata nella famiglia delle moto da operazione nostalgia. La casa di Hamamatsu infatti, per celebrare il 20° anno dal lancio del modello V-Strom, ha dato vita alla quarta generazione di questa moto. Con il Model Year 23 la gamma viene caratterizzata da due versioni ben distinte, una dal taglio turistico più convenzionale e l'altra dall'inedita e marcata predisposizione ai grandi ride e all'off-road, ed è appunto su quest'ultima che intendo soffermarmi. Anche in questo caso ci troviamo davanti ad un'operazione nostalgia ben riuscita, con il faro squadrato che richiama il mitico PR Big degli anni 80, già sdoganato negli ultimi anni comunque con la nuova edizione della V-Strom 1050, che appunto richiamava questa enduro stradale con il mono più grande di cilindrata tra quelle che regalarono emozioni forti negli anni 80, e completano il pacchetto una serie di caratteristiche tecniche molto interessanti, in grado di insidiare comunque seriamente un'altra maxi enduro giapponese con ruota da 21, l'Honda Africa Twin 1100. Da sito Suzuki saranno 3 le colorazioni disponibili per questa moto: l'iconico giallo Luxor Suzuki, che rimanda anche alle specialistiche RMZ e alle più miti e versatili DRZ, poi abbiamo la Blue Rodi con un delicato gioco di contrasti tra blu e bianco, e infine la più sobria e classica colorazione scura chiamata Nero Nairobi. L'ammiraglia Suzuki, seppur essendo un progetto molto valido, non ha mai raccolto consensi ampi al pari dell'Honda Africa Twin, o prendiamo ad esempio anche il GS della casa dell'Elica, la Multistrada e altre moto sia maxi enduro che crossover. Nel bel paese Suzuki i numeri migliori li ha raccolti con la media 6,50, sia con la famiglia SV che con il V-Strom, ma questa versione qui potrebbe dare nuova linfa vitale ad una moto che merita particolarmente e che anche in questo caso insegue potenze ben fruibili su strada e a misura d'uomo, come proprio nel caso dell'Honda Africa Twin 1100, e che a mio avviso la pongono come principale rivale come filosofia costruttiva, fatta di sostanza e affidabilità, e si spera con un buon rapporto qualità-prezzo che ancora non è stato dichiarato. Considerando che la versione XT attualmente viene proposta a 14.790 euro FC, prevedo un prezzo più o meno allineato con i 14.990 FC della Frigona. A questo punto nel toto prezzo farei un range che comprende tra i 14,5 e i 15,5. Erroneamente si potrebbe pensare che questa versione DE sia semplicemente un V-Strom 1050 dotato di cerchio da 21, ma il lavoro dietro è più articolato e non si limita solamente ad un cambio di grafiche più sportive per creare ancora più nostalgia e ricollegarla alla DR Big. La V-Strom 1050 DE è più alta infatti della sorella più stradale con ruota da 19. Le sospensioni hanno un'escursione maggiorata e assieme ai vari elementi portano l'altezza sella a ben 88 cm. L'intera ciclistica è ottimizzata in funzione delle nuove ruote e per assecondare la maggiore attitudine all'off-road. Oltre all'aumento dell'escursione delle sospensioni, individuiamo modifiche sull'intera asse che aumenta di 40 mm per 1595 mm totali, e l'inclinazione del cannotto di sterzo anche varia per migliorare la stabilità e il controllo sui terreni accidentati. Inediti sono anche il forcellone, più lungo e irrigidito circa del 10%, e il manubrio a sezione variabile, più largo di 20 mm. A rimarcare lo spirito off-road troviamo anche la protezione paracoppa in alluminio, pneumatici semitassellati Dunlop Trail Max Mixture, le pedane maggiorate in acciaio, la catena di trasmissione rinforzata e le barre paramotore. E il bello è che tutti questi elementi sono previsti di serie. A livello elettronico la V-Strom 1050 DE dispone della possibilità di disattivare l'ABS sulla ruota posteriore e di una nuova modalità G, ossia Gravel, come impostazione aggiuntiva del sistema Suzuki Traction Control System, che consente un certo slittamento controllato della ruota in accelerazione. Ed è proprio sotto il profilo del pacchetto elettronico che questa moto riserva una serie di aiuti alla guida, sempre previsti di serie. A gestire tutta questa elettronica è il sistema SIRS, Suzuki Intelligent Ride System, che opera attraverso una piattaforma inerziale Bosch a 3 assi che misura, analizza e risponde sul beccheggio, il rollio e l'imbardata. Il pilota può interfacciarsi alle varie informazioni e funzioni attraverso uno schermo TFT LCD a colori da 5 pollici. L'acceleratore elettronico Ride
Fly-by-Wire, il cui comando è stato leggermente indurito per garantire un miglior controllo, interagisce con il sistema Scegli il tiro Suzuki Drive Mode Selector. Questo dispositivo permette di selezionare 3 differenti curve di erogazione e di modificare la risposta del motore all'acceleratore. Il pilota può poi regolare il sistema apri sereno, come accennavo il Suzuki Traction Control System, che è regolabile su 3 livelli e arrivano addirittura a 4 per la versione DE con la funzione appunto Gravel, oppure ovviamente disattivarlo. Su entrambe le versioni arriva per la prima volta il sistema cambia rapido, quindi il quick shifter bidirezionale che permette di passare alla marcia superiore o a quella inferiore senza usare la frizione. Ad aumentare la sicurezza troviamo anche il sistema frena in piega, Motion Track Brake System, che consente l'attivazione dell'ABS anche quando la moto si trova piegata in curva. Altri aiuti alla guida molto utili li individuiamo nel sistema spunto facile, Hill Hold Control System, che assicura partenze più graduali in salita, impedendo che la moto arretri per un certo tempo, anche se si rilasciano i freni. E come rovescio della medaglia troviamo il sistema frena sicuro, grazie al Slope Dependent Control System, che garantisce frenate più stabili in discesa, e grazie al Load Dependent Control System ripartisce la frenata in maniera automatica tra i due assi in funzione del carico. Quindi un sacco di system che vengono completati poi con il sistema Parti Facile, quindi il Low RPM Assist, e il Suzuki Easy Start System, già presenti questi ultimi due da diverso tempo su vari modelli della gamma. Insomma, una bella maxi enduro da viaggio con un pacchetto elettronico di tutto rispetto che vuole fornire il giusto rapporto tra divertimento e comfort per macinare chilometri, come testimonia il cruise control presente anche sulla Honda Africa Twin 1100. Il telaio in alluminio, cita Suzuki leggero, ed effettivamente dovrebbe esserlo, ma sul peso di questa moto ci arriviamo più avanti. Comunque, è stato irrobustito nella zona posteriore e con la sua doppia trave abbraccia la più recente evoluzione del bicilindrico a V di 90 gradi Suzuki, con distribuzione bialbero e capace di erogare oltre 107 cavalli. Solo per questo elemento ha già la mia totale ammirazione. La cavalleria, a mio avviso, è più che giusta ed espressa da una soluzione tecnica che sta man mano scomparendo in funzione di una miriade di bicilindrici paralleli, che però ha ingombri maggiori rispetto al V, che oltre a rappresentare una costruzione motociclistica più raffinata, seppur più costosa, consente anche di costruire ciclistiche snelle e di conseguenza moto molto sinuose. La tecnologia Suzuki Dual Spark utilizza 2 candele all'iridio per ciascun cilindro. La candela primaria, posizionata al centro della camera di scoppio, fa scoccare la scintilla a qualsiasi regime di rotazione, mentre la candela secondaria aiuta a migliorare l'efficienza della combustione a basso numero di giri e contribuisce a rendere più regolare la curva di erogazione. Altri vantaggi di questa tecnologia sono un minor consumo di carburante, emissioni più basse, una risposta all'acceleratore più lineare, un avviamento più immediato ed un minimo più regolare. Numeri alla mano sul fronte della potenza massima, il V-Strom ha 5 cavalli in più rispetto all'Africona, ma un po' di coppia in meno è pari a 100 Nm contro il valore di 105 dell'Africa Twin. Sul fronte dei consumi dichiarati il valore è pressoché identico e pari a 20 km al litro, ma sull'Africa Twin ho dimostrato che è persino differente ed ecco la scheda video in alto a destra per i più curiosi. Sulla Suzukona abbiamo una forcella Kayaba a steli rovesciati da 43 mm, completamente regolabile e con un'escursione di 170 mm, decisamente inferiore alla forcella rovesciata a perno avanzato Showa a cartuccia con steli da 45 mm, pluriregolabile e con la corsa pari a 230 mm. Stiamo parlando di 60 mm di corsa. Anche l'ammortizzatore posteriore ha meno escursione dell'Africa ed è pari a 168 mm contro i 220 di casa Honda. L'impianto frenante è molto simile tranne per il fornitore, che per Suzuki è Tokiko, mentre per Honda Nissin, ma in entrambi i casi parliamo di un doppio disco flottante da 310 mm con pinza ad attacco radiale a 4 pistoncini. Al posteriore disco singolo da 260 mm per Suzuki e leggermente inferiore e pari a 256 mm per Honda, con singolo pistoncino per entrambe. Il serbatoio carburante è simile ed è pari a 20 litri per la Suzuki e quasi 19 per la Honda, ma la nota più dolente è il peso di questa Suzuki, che in ordine di marcia, nonostante il telaio in alluminio, nonostante il motore a V, si attesta a 252 kg con il pieno, mentre Honda nella sua versione standard ferma l'ago della bilancia a 229 kg con il pieno, che salgono a 240 per la versione Adventure Sport, ma con serbatoio da quasi 25 litri. Questa V-Strom 1050 DE è una novità che fa bene al listino di Suzuki, che ha ridimensionato nettamente il proprio impegno nel racing e che anche nell'ambito modelli per la vendita non ha portato da diversi anni particolari novità, eccezion fatta per la Sport Tourer GSX S1000 GT. Che questo modello possa diventare il giusto impulso commerciale per risollevare un po' i numeri di vendita della casa di Hamamatsu? Solo il tempo potrà dircelo, sicuramente sul mercato
mercato c'è grandissima attenzione per le maxi enduro e nonostante la differenza di quasi ben 30 kg con la mia africona, ammetto di essere molto curioso di provarla. Sicuramente questi ultimi anni si stanno rivelando fantastici per gli amanti delle maxi enduro con ruota da 21 e ho intenzione di approfondire quest'ultimo topic tra l'altro in un altro video. Quindi gente, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa piccola novità Suzuki con un commento qui sotto. Siete curiosi anche voi di provarla? Troppo pesante per pensare di farci fuori strada? Il prezzo sarà quello ipotizzato da me o pensate che costerà di più o di meno? Commentate e fatemi sapere. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e condividetelo con i vostri amici per fargli conoscere questa moto e per aiutare allo stesso tempo anche la crescita del canale. E qualora ancora non vi foste iscritti, vi invito a farlo cliccando l'apposito pulsantino e attivando la campanellina, fondamentale per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Mad Horse!